Ciao a tutti, oggi vediamo le nuovissime OnePlus Buds 3 che sono state rilasciate nelle prime settimane di febbraio. Sono degli auricolari True Wireless in-ear a bastoncino corto, dotate di Bluetooth 5.3 e di ben due driver dinamici, un woofer da 10,4 mm e un tweeter da 6 mm. Sono certificate iRes Audio Wireless e supportano il codec LHDC, oltre ai più classici AAC e SBC. Sono certificati IP55, quindi resistono all'acqua e alla polvere. Offrono caratteristiche di cancellazione del rumore adattiva fino a 45 decibel che andremo a misurare più tardi con i consueti test dei microfoni. Le specifiche indicano una durata della batteria fino a 10 ore e una durata totale per un massimo di 44 ore e offrono anche la ricarica parziale. Ho qui con me la colorazione Splendid Blue, ma sono disponibili anche nella colorazione Metallic Grey. Andiamo a vederle più da vicino e procediamo con l'unboxing. Partiamo dalla confezione, che come da tradizione OnePlus è sempre ben fatta e molto curata. All'interno troviamo la custodia con gli auricolari che vedremo nel dettaglio a breve e una confezione che racchiude tutto il resto. Qui dentro abbiamo il manuale utente e la guida alla sicurezza e la garanzia in diverse lingue, tra cui l'italiano e la guida rapida solo in lingua inglese. Il classico cavetto bianco e rosso USB-A/USB-C di circa 10 cm e due ulteriori coppie di gommini taglia S ed L, la taglia M come sempre è già installata. La custodia è di 5,9 x 5 x 2,5 cm in materiale opaco e che non trattiene impronte e pesa poco più di 40 grammi, quindi leggere anche se non piccolissime, ma poiché abbastanza sottili stanno bene in tasca e non danno fastidio. Sul coperchio è presente la scritta OnePlus di colore argento e vi faccio notare come questa scritta non sia stampata ma in rilievo. Sulla parte frontale è presente un LED che si colora di verde o arancio per comunicare lo stato di carica della custodia, mentre si colora di bianco quando è in modalità di accoppiamento Bluetooth. La porta USB-C è posizionata nella parte posteriore e vi ricordo che questo modello non supporta la ricarica wireless, ma ha il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente pochi istanti dopo aver aperto lo sportellino. La costruzione è molto buona, la cerniera ha un impercettibile gioco ma nulla di particolarmente grave, mentre le rifiniture sono ottime. Infatti vi faccio notare come l'interno del coperchio è in materiale soft e le plastiche interne sembrano robuste. La costruzione è fatta bene. Forse l'unica nota negativa è che il bordino che corre lungo il coperchio non è arrotondato, ma anche qui nulla di grave, sono piccoli dettagli. Il rumore prodotto in chiusura è un po' plasticoso, ma voglio farvi notare come la cerniera sia invece ottima e si deve applicare un po' di forza per farla aprire e, arrivate ad un certo punto, accompagna bene il movimento di apertura. All'interno troviamo i due auricolari e le plastiche sono opache tranne per gli spazi dedicati agli auricolari. Questi sono posti in modo da guardare verso l'esterno e questo determina, una volta estratti, un movimento naturale per portarli all'orecchio e indossarli. I magneti sono piuttosto potenti e gli auricolari difficilmente escono dalla loro posizione. Essendo posti sdraiati nella custodia, l'estrazione risulterà molto semplice anche per chi ha le mani grandi. Basterà infatti sollevare leggermente il lato del bastoncino e non si avranno particolari difficoltà a rimuoverli e successivamente a rimetterli in posizione. Per le signore questa conformazione risulterà familiare, sembrerà di utilizzare un cosmetico, magari uno specchietto, seppure di piccole dimensioni. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino corto ed ha la caratteristica capsula a goccia tipica di questi modelli. OnePlus, come sappiamo, è però particolarmente attenta al design dei propri prodotti e anche questo non fa eccezione. In questa colorazione poi, a mio parere molto bella, spicca ancora di più questa attenzione. Vediamo difatti come la sola capsula interna è in plastica opaca di un bel colore azzurro cenere, mentre il resto è lucido con finitura a specchio che però per forza di cose tratterrà un po' di più le impronte, anche se si vedranno poco perché questa colorazione è chiara, forse sulle nere si vedrà un po' di più. Se rimuoviamo il gommino vediamo come sia presente una rettina metallica nera a trama molto fine sull'auricolare e un'altra rete direttamente nel gommino. Ottima doppia protezione quindi. I gommini poi sono abbastanza semplici da installare e richiedono una forza decisa per poter essere rimossi, quindi non si corre il rischio di perderli o che vengano via facilmente. I microfoni sono 3 per auricolare e sono posizionati in questo modo.
Il primo microfono di feedback è posto sulla capsula vicino al gommino. Il secondo di feed forward è posto sulla parte alta del bastoncino ed è protetto da una questa nera molto fitta. E il terzo, che è dedicato alle chiamate, è posto sul fondo del bastoncino, dove vediamo che è contornato dalle stesse plastiche della capsula interna. Nella parte interna della capsula vediamo poi alla fine il sensore di prossimità, quindi se rimosse la musica si arresta e riprende non appena le indossate nuovamente. Subito sotto si trovano i due connettori argentati per la ricarica. I gommini in silicone hanno una forma ad ombrellino, invece della più classica tonda che tanti altri modelli montano. Sulla parte esterna del bastoncino, questa area opaca che vedete è l'area per i comandi touch che approfondiremo a breve, ma possiamo già dire però che bisognerà farci un po' l'abitudine, nel senso che non avendo alcuna indicazione tattile, una parte incavata, un puntino, insomma qualcosa che faccia capire dove toccare, all'inizio si cercherà di dare i comandi ma non si riuscirà a farlo. Andiamo a vedere insieme adesso come si indossano. Abbiamo detto che nella custodia sono messe nella giusta posizione, quindi estrarle e portarle all'orecchio è comodo. Fatto questo, come sempre, si inseriscono nel padiglione auricolare e con un movimento semicircolare si vanno a fermare saldamente in posizione. Ho notato però, dopo lunghe sessioni di ascolto, che sembrano quasi voler scivolare fuori dalla loro posizione. È una mia sensazione ovviamente, ma è bene segnalarlo. Non sono tra le più leggere, visto che ogni auricolare pesa 4,8 grammi, ma sono comode e si possono mantenere per diverse ore senza accusare stanchezza. L'unico appunto che mi sento di fare è che la forma ad ombrellino del gommino, unita alla forma allungata dell'elemento che si infila nel canale auricolare, non le rendono adatte a tutti. Chi ha orecchie piccole farà fatica a trovare la giusta collocazione. Da questo punto di vista potrebbe venire in soccorso gli altri gommini presenti, ma purtroppo non abbiamo la taglia XL che avrebbe aiutato ancora di più. Ad ogni modo, il consiglio è quello di provare diverse configurazioni di gommini, visto che siete anche aiutati dall'apposita funzione nell'applicazione a corredo, che a breve vedremo insieme. A livello di indossabilità, per la mia conformazione da uomo adulto vanno bene, ma per altre tipologie di utenti potrebbero risultare poco adatte. L'applicazione è la solita A-Melody di tutti i dispositivi Oppo e OnePlus che abbiamo già visto diverse volte qui sul canale, per cui non mi dilungherò molto. Mostra la percentuale di entrambi gli auricolari e indica anche la percentuale di carica residua della custodia, ma solo se gli auricolari sono all'interno. Offre la possibilità di modificare le impostazioni dell'ANC tra cancellazione attiva del rumore, e qui è possibile modificarne anche l'intensità, off e trasparenza. È possibile equalizzare il suono con 4 impostazioni predefinite, impostare il bass wave, ovvero la possibilità di enfatizzare i bassi automaticamente e impostarne anche qui l'intensità, oppure creare delle impostazioni personalizzate. Attraverso la funzione Golden Sound si può ottenere una equalizzazione personalizzata in base alle personali capacità uditive. Vengono riprodotti dei suoni a differenti frequenze e l'utente deve indicare fino a quando è in grado di ascoltare il suono emesso. L'equalizzazione che si ottiene è di solito migliore di quelle predefinite perché è appunto più personale. Altra funzione offerta è il 3D audio, che in sostanza tenta di simulare l'audio spaziale. Si può poi attivare la modalità a più bassa latenza detta Game Mode, controllare i dispositivi connessi, ricordo che sono multipoint, eseguire il controllo dei gommini per trovare quelli più indicati e infine è possibile trovare gli auricolari se li abbiamo persi di vista. Come sempre è possibile controllare la disponibilità di nuovi firmware ed eventualmente procedere con l'installazione. A questo proposito rilascerò il consueto short che illustra l'intera procedura. I controlli sono touch, ma come dicevo poco fa, l'area per i comandi non è semplice da trovare, bisogna fare un po' di pratica. Bisogna dire che però la sensibilità è impostata bene e i comandi sono sempre recepiti. Il singolo tocco non è impostato, sia sull'auricolare sinistro che sul destro. Il doppio tocco consente di andare avanti di una traccia e anche in questo caso l'impostazione è identica sul sinistro e sul destro. Con il triplo tocco andiamo invece indietro di una traccia, mentre, e questa è una novità, con uno slide verso l'alto aumentiamo il volume e verso il basso lo possiamo diminuire.
Di solito questo comando o non si trova oppure è implementato in modo differente, ma a mio avviso dovrebbe essere impostato esattamente come fatto da OnePlus, perché è il movimento naturale per eccellenza. Abbiamo poi la possibilità di modificare le impostazioni dell'ANC tramite il tocco prolungato per 1,5 secondi. In questo modo potete, nella configurazione di default, attivare la riduzione del rumore o la modalità trasparenza. È però possibile impostare anche l'off, così da ottenere una configurazione più completa. Possiamo modificare la configurazione di base andando ad abilitare il play pausa per il tocco singolo, diverse opzioni per il doppio e triplo tocco, mentre per il comando di slide è possibile abilitare il cambio traccia invece del volume. In definitiva si può ottenere una configurazione davvero completa con la chicca di avere un comando in più che è appunto lo slide. Il volume di queste OnePlus Buds 3 è alto, all'80% suonano forte, quindi per non rovinarmi l'udito ho dovuto eseguire il test con un volume leggermente più basso del solito. Il suono in uscita è molto pulito sugli alti e sui medi, si sente che il woofer da 10,4 mm e il tweeter da 6 mm fanno un ottimo lavoro da questo punto di vista e le voci vengono riprodotte molto bene. Si avverte solo una leggera distorsione quando alziamo il volume al massimo, ma ripeto, sarà impossibile tenerle a quel volume perché è davvero molto alto già all'80%. I bassi sono ben presenti, ma non troppo marcati, diciamo che sono tarati bene per la maggior parte delle esigenze di noi consumatori. Se poi volete impostare una equalizzazione tra quelle predefinite, o meglio ancora sfruttare la funzione Golden Sound, allora avrete un'esperienza ancora migliore e più personale. Come dicevo, hanno a disposizione il codec LHDC, oltre ai più canonici AAC e SBC. Con questo codec, assimilabile per caratteristiche al più noto LDAC, tutto assume un contorno più realistico, più coinvolgente, a patto però di utilizzare un device compatibile. In questo caso l'esperienza di ascolto sarà ancora migliore, anche se in AAC performano molto bene. Se volete avere un esempio di come suonano bene queste Buds 3, vi consiglio l'ascolto di Dust in the Wind dei Kansas. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Avete sentito come senza ANC la voce risulta piuttosto chiara e non ci sono evidenti problemi di ascolto. Con l'ANC attivato invece alcuni rumori esterni vengono ulteriormente attenuati, la voce continua a risultare chiara, ma non si evidenziano troppe differenze rispetto a quando è disattivato. Diciamo che questi 49 decibel di riduzione del rumore si avvertono sì, ma mi aspettavo qualcosa di più. OnePlus dichiara 10 ore di ascolto continuo con ANC disattivato, volume impostato al 50% e codec AAC. Dai miei test risulta una durata massima di poco superiore alle 9 ore con il volume impostato al 70%. Considerate che perdono il 10% ogni 55 minuti di ascolto circa. Posso quindi affermare senza problemi che OnePlus è affidabile da questo punto di vista e che le promesse vengono mantenute. Bisogna però segnalare come il codec a più alto bitrate si avrà un dispendio maggiore di circa il 30%, per cui è lecito aspettarsi una durata massima intorno alle 6 ore e mezza con una sola ricarica. Se attiviamo la ANC andiamo a perdere ancora qualcosa nell'ordine del 15-20%, motivo per cui nel caso peggiore con ANC e LHDC riusciamo ad ottenere poco più di 5 ore di ascolto. La batteria inclusa nella custodia è interessante perché è di ben 520 mAh, riesce quindi a garantire qualcosa in più di 4 ricariche per un totale di poco superiore alle 44 ore dichiarate. Si riesce pertanto a soddisfare la necessità di quasi 2 giornate intere senza dover necessariamente ricaricare. Sono inoltre dotate di ricarica parziale. Con 10 minuti di ricarica si ottengono 2 ore di ascolto, ma purtroppo non sono dotate di ricarica wireless. Veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali della mia personalissima pagella. A chi consiglio quindi le OnePlus Buds 3? Anche se si possono sfruttare bene su iOS, a mio avviso sono più indicate per utenti Android che magari hanno un dispositivo Oppo o OnePlus. Questo perché, come vi anticipavo prima,
Sono al momento questi i dispositivi, insieme a Realme, qualche Motorola e agli ultimi Xiaomi, che implementano il codec LHDC e pertanto possono essere sfruttati al meglio. Detto questo, sono molto complete. Come specifiche tecniche manca solo la ricarica wireless, ma possiamo farne tranquillamente a meno. Per il resto c'è davvero tutto. Hanno l'ANC, e abbiamo sentito come performa con la prova dei microfoni, sono multi-point e possiamo sfruttarle in simultanea con due dispositivi, sono IP55, quindi resistono a schizzi d'acqua e alla polvere, e hanno infine due driver dinamici, un woofer e un tweeter, che in accoppiata lavorano davvero molto bene. Potete anche utilizzarle per fare sport, anche se il mio modo di vedere non è l'utilizzo principale che ne farà chi è interessato ad acquistarle. Ma sapere che comunque è possibile anche andarci in palestra o a correre all'aperto è sicuramente un plus. Hanno un'ottima durata della batteria senza NC e buona con ANC attivo, insomma non vi lasceranno a piedi facilmente, a patto di non utilizzare il codec LHDC a più alto bitrate. In quel caso potreste aver bisogno di ricaricare un po' più del solito. Di listino costano 99 euro e si posizionano nella fascia media del mercato, ma online riuscite a risparmiare qualcosa, visto che sul sito sono in promo a 89 euro, ma se li prenotate tramite l'app OnePlus e inserite il codice che vi lascio in descrizione, potete risparmiare un altro 10% e portarveli a casa per circa 80 euro. Hanno un'altra caratteristica che spero abbiate avuto modo di apprezzare. In questa colorazione azzurra sono bellissime, davvero un ottimo lavoro da parte di OnePlus. Come sempre, spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti e datemi anche consigli su come migliorare il canale. Nel frattempo però mettete un like e iscrivetevi per far crescere il canale e per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto One More, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!